Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Sofia. Ho 26 anni. Prima di incontrare Antonio, la mia vita era molto tranquilla. Non succedeva mai niente di speciale nella mia vita. Ogni mattina mi svegliavo presto, andavo al lavoro, rimanevo lì tutto il giorno. Poi tornavo a casa la sera. Le mie giornate erano semplici, non erano terribili, non erano emozionanti, erano sempre le stesse, ancora e ancora. Non avrei mai pensato che qualcosa di importante sarebbe successo nella mia vita. Non avrei mai pensato che un giorno normale potesse cambiare tutto. Ma quel giorno arrivò e tutto iniziò a una fermata dell'autobus. Era il tardo pomeriggio, avevo appena finito di lavorare e stavo camminando verso la fermata dell'autobus. Faceva freddo. Le persone stavano vicine tra loro aspettando l'autobus. Alcuni guardavano il telefono, alcuni parlavano, altri sembravano stanchi dopo il lavoro. Poi vidi un uomo seduto per terra vicino alla fermata dell'autobus. Non era in piedi con gli altri, era seduto da solo. I suoi vestiti erano vecchi e sporchi, le sue scarpe sembravano consumate. Il suo viso sembrava stanco, affamato e triste. Le persone gli passavano accanto come se fosse invisibile. Nessuno si fermava. Nessuno gli chiedeva se stava bene. Nessuno lo guardava per più di un secondo. Io mi fermai. Lo guardai in silenzio. Sentii qualcosa di pesante nel mio cuore. Sembrava così solo. Mi chiesi: dovrei aiutarlo? Nella mia borsa avevo un panino. Doveva essere la mia cena. Avevo anche una piccola bottiglia d'acqua. Per un momento esitai. Poi decisi di camminare verso di lui. Mi fermai davanti a lui e parlai con gentilezza. «Ciao», dissi. Lui alzò lo sguardo rapidamente. I suoi occhi erano pieni di sorpresa. Forse non era abituato a ricevere gentilezza da qualcuno. Gli porsi il panino e l'acqua. «Per favore, prendi questo», dissi. «Puoi mangiare». Lui guardò il cibo. Poi guardò me. Lentamente allungò la mano e li prese. Le sue mani tremavano un po'. «Grazie», disse piano. Poi mi disse il suo nome. «Mi chiamo Antonio». Quella fu la prima volta che lo incontrai. Antonio, l'uomo alla fermata dell'autobus, l'uomo che tutti ignoravano. Quella sera il cielo diventò molto scuro. Presto iniziò a piovere forte. Io ero nel mio piccolo appartamento. Faceva caldo, era asciutto, ma non riuscivo a smettere di pensare ad Antonio. Lo immaginavo seduto fuori sotto la pioggia, al freddo, affamato, da solo, senza un posto dove dormire. Il mio cuore non riusciva a trovare pace. Dopo qualche minuto mi alzai e indossai il cappotto. Poi uscii di nuovo. La pioggia era molto forte. Le mie scarpe si bagnarono molto rapidamente. Camminai di nuovo verso la fermata dell'autobus e lui era ancora lì.
Era seduto nello stesso posto cercando di ripararsi dalla pioggia. Sembrava più debole di prima. Mi avvicinai a lui e dissi: «Vieni con me, puoi restare nel mio appartamento questa notte. È piccolo, ma è caldo». Lui sembrò scioccato. Per un momento non si mosse. Poi si alzò lentamente e mi seguì. Tornammo indietro sotto la pioggia. Quando arrivammo al mio appartamento, i suoi vestiti erano completamente bagnati. Tremava per il freddo. Poi notai qualcos'altro. Era malato. Il suo viso era caldo. I suoi occhi sembravano stanchi. Gli toccai la fronte e capii che aveva la febbre. Gli diedi una medicina e un bicchiere d'acqua. Poi gli diedi una coperta. «Puoi dormire sul divano», dissi. «Non è grande, ma è caldo». Si sdraiò e chiuse gli occhi. Poco dopo si addormentò. Mi sedetti su una sedia vicino a lui e lo osservai per molto tempo. Fuori la pioggia continuava a cadere, ma dentro lui era al sicuro. Aiutare uno sconosciuto all'inizio mi sembrava strano, ma in qualche modo mi sembrava anche la cosa giusta da fare. Volevo che stesse bene. E mentre lo guardavo dormire, sentii qualcosa di nuovo dentro di me. Non capivo ancora cosa fosse, ma sentivo che quella notte era l'inizio di qualcosa di importante. Nei giorni successivi, Antonio rimase con me. Piano piano la sua febbre passò, diventò più forte. Non voleva stare seduto senza fare nulla, voleva aiutare. Pulì la cucina, lavò i piatti, spazzò il pavimento, pulì i tavoli. Il mio piccolo appartamento iniziò a sembrare più pulito di prima. Preparava anche cibo semplice, zuppa, riso, verdure. Non usava ingredienti costosi, ma tutto aveva un sapore caldo e buono. Un giorno vide la mia radio rotta. Non funzionava da mesi. Pensavo che fosse inutile, ma Antonio la aprì con attenzione e lavorò con alcuni piccoli attrezzi. Dopo un po' la musica tornò a uscire dalla radio. Ero così felice. Antonio sorrise in silenzio. Non era un uomo rumoroso. Non parlava molto. Ma quando parlava, le sue parole erano gentili e profonde. Non mi chiese mai nulla. Cercava solo di aiutare. Poco a poco vidi il vero Antonio. Non era soltanto l'uomo stanco della fermata dell'autobus. Era gentile, era intelligente, era premuroso. La sera mangiavamo insieme. Ascoltavamo la radio, parlavamo di cose semplici e lentamente il mio piccolo appartamento iniziò a sembrare una casa, perché Antonio era lì. Giorno dopo giorno i miei sentimenti cambiarono. Non era più uno sconosciuto, era il mio amico e forse nel profondo del mio cuore stava diventando qualcosa di più. Una sera Antonio fece qualcosa che non avrei mai immaginato. Eravamo seduti insieme nel mio piccolo appartamento. La stanza era silenziosa, la radio suonava piano.
Poi Antonio si alzò all'improvviso, si mise davanti a me e si inginocchiò. Lo guardai con sorpresa. Antonio, cosa stai facendo? Chiesi. Lui mi guardò negli occhi. Il suo viso era serio. Poi disse: Sofia, sposami. Voglio restare con te. Voglio proteggerti e amarti. All'inizio pensai che stesse scherzando. Risi un po' perché ero molto sorpresa, ma poi guardai i suoi occhi. Non stava scherzando, diceva davvero ogni parola. I suoi occhi erano sinceri, la sua voce era dolce. Guardai l'uomo davanti a me, ricordai il giorno in cui lo vidi alla fermata dell'autobus, ricordai la pioggia, ricordai la sua febbre, ricordai quanto fosse stato gentile nella mia casa. Non aveva soldi, non aveva vestiti costosi, ma mi faceva sentire al sicuro. Mi faceva sentire amata. Il mio cuore conosceva già la risposta. Sì, sussurrai. Antonio sorrise e in quel momento mi sentii in pace. Decidemmo di sposarci. Non ci fu un grande matrimonio, nessun vestito costoso, nessuna grande sala, nessun grande numero di invitati. C'eravamo solo noi. Andammo in un piccolo ufficio comunale, firmammo i documenti, ci scambiammo semplici anelli. Gli anelli non erano costosi, ma per noi significavano tutto. Quando l'ufficiale disse che eravamo marito e moglie, guardai Antonio e sentii le lacrime negli occhi. Era mio marito adesso, mio marito. Indossava ancora vestiti vecchi. Non aveva ancora soldi, ma a me non importava. Mi sentivo ricca in un modo che non avevo mai provato prima. Mi sentivo amata, mi sentivo scelta. Mi sentivo come se avessi trovato qualcosa di più importante del denaro. Dopo il matrimonio tornammo a casa insieme tenendoci per mano. Era solo una semplice passeggiata, ma per me era bellissima. Quella sera cucinammo insieme. Era solo zuppa e pane, niente di speciale. Ma mangiare con Antonio come mio marito rendeva tutto meraviglioso. Ci sedemmo sul divano e parlammo del nostro futuro. Non sognavamo grandi case o cose costose, volevamo solo una vita tranquilla, una piccola casa, un lavoro onesto, pasti caldi e noi due. Ogni mattina, dopo quel giorno, mi svegliavo accanto a lui e mi sentivo grata. Antonio era gentile con me, mi aiutava in casa, riparava le cose rotte, preparava pasti semplici, a volte aiutava i vicini con piccoli lavori. Piano piano le persone del palazzo iniziarono a rispettarlo, vedevano ciò che vedevo io. Un uomo gentile, un uomo disponibile, un brav'uomo. Non avevamo molti soldi, ma la nostra vita sembrava piena, un sorriso condiviso, un abbraccio caldo, una cena tranquilla. Quelle piccole cose diventarono il nostro tesoro. Pensavo che la nostra vita sarebbe rimasta semplice per sempre. Ma una mattina tutto cambiò di nuovo.
Ero vicino alla finestra con una tazza di tè. Poi vidi una macchina nera fermarsi davanti al nostro edificio. Era grande, lucida e costosa. Auto così non arrivavano mai nella nostra strada. La nostra strada aveva vecchi autobus, piccoli negozi e edifici stanchi. Quella macchina sembrava appartenere a un altro mondo. La portiera posteriore si aprì. Un uomo scese dall'auto. Indossava un abito scuro e scarpe eleganti e lucide. Sembrava una persona importante. Stava accanto all'auto e guardava intorno a sé. Poi vide Antonio vicino all'ingresso del nostro palazzo. L'uomo si avvicinò a lui. Io osservavo dalla finestra. Non riuscivo a sentire tutto chiaramente, ma vidi l'uomo abbassare leggermente la testa. Poi sentii una sola parola. Signore. Il mio corpo si immobilizzò. Signore? Perché un uomo del genere avrebbe chiamato Antonio signore? Antonio non sembrava sorpreso, si limitò ad annuire. Poi l'uomo aprì la portiera posteriore dell'auto nera per lui. Antonio salì. L'uomo in giacca e cravatta si sedette davanti. L'autista mise in moto l'auto. E poi partirono. Rimasi alla finestra, confusa. Dove stava andando Antonio? Chi era quell'uomo? Perché lo trattava come una persona così importante? Niente aveva senso. Il mio cuore iniziò a battere più forte. Avevo bisogno di risposte. Mi misi velocemente le scarpe e la giacca. Poi corsi fuori. L'auto nera era ancora visibile in fondo alla strada. La seguii da lontano. Non volevo che Antonio mi vedesse. L'auto attraversò diverse strade. Lasciò il nostro quartiere povero ed entrò in una parte della città che visitavo raramente. C'erano grattacieli ovunque, pareti di vetro, strade pulite, negozi costosi, persone dall'aspetto importante. Alla fine, l'auto nera si fermò davanti a un enorme edificio. Era più alto di tutti gli altri edifici intorno. L'uomo in giacca e cravatta aprì la portiera. Antonio scese. Sembrava tranquillo. Poi entrò nell'edificio insieme all'uomo. Mi fermai dall'altra parte della strada e alzai lo sguardo. C'era una grande insegna sull'edificio. Lessi lentamente le parole. Antonio Laurent. Poi, sotto il suo nome, vidi un'altra parola. Amministratore delegato. Antonio Laurent. Amministratore delegato. Per un momento il mondo intorno a me diventò silenzioso. Non riuscivo a respirare. L'uomo che avevo trovato alla fermata dell'autobus, l'uomo che pensavo non avesse nulla, l'uomo che avevo sposato, non era un senzatetto, era un amministratore delegato e io non avevo idea di chi fosse davvero mio marito. Quella sera Antonio tornò a casa, ma non sembrava l'Antonio che conoscevo. Indossava un bellissimo abito. Le sue scarpe erano pulite e costose. I suoi capelli erano ordinati. Sembrava potente, sembrava importante.
Sembrava un uomo di un altro mondo. La mia mente era piena di domande. Chi era davvero? Perché il suo nome era su quell'enorme edificio? Perché quell'uomo lo aveva chiamato Signore? Gli chiesi di sedersi sul divano. Mi sedetti di fronte a lui. Le mie mani tremavano. Antonio, dissi, dimmi la verità. Lui mi guardò per un lungo momento. Il suo viso sembrava stanco, ma non come prima. Quella non era la stanchezza della fame, era la stanchezza del senso di colpa. Poi iniziò a parlare. Mi raccontò che proveniva da una famiglia molto ricca. La sua famiglia possedeva una grande azienda. Suo padre era stato il capo di quell'azienda per molti anni. Ma prima di affidare l'azienda ad Antonio, suo padre voleva metterlo alla prova. Suo padre credeva che Antonio non capisse la vita reale, credeva che conoscesse solo il comfort, il denaro e il potere. Così gli diede una sfida molto strana. Antonio doveva lasciare la sua vita da ricco per un mese, 30 giorni, niente soldi, niente vestiti costosi, nessuna casa, nessun aiuto. Doveva vivere come un uomo povero per strada. Se avesse superato la prova, sarebbe diventato l'amministratore delegato e avrebbe anche ricevuto 10 milioni di dollari. Antonio accettò, voleva dimostrare di essere forte. Indossò vestiti vecchi, smise di radersi, dormì per strada, visse come una persona di cui nessuno si preoccupava. Ma la prova fu più difficile di quanto si aspettasse. Aveva fame, aveva freddo, le persone lo ignoravano, alcuni lo guardavano con disgusto, altri non lo guardavano affatto. Disse che era quasi alla fine della prova quando incontrò me. Io ero la donna che si fermò alla fermata dell'autobus. Gli diedi cibo e acqua. Lo guardai come se fosse un essere umano. Disse che quel momento cambiò la sua vita. Poi lo portai a casa quando era malato. Mi presi cura di lui, mi fidai di lui. E lentamente, disse, si innamorò di me. Mi disse che non mi aveva sposata per la prova. Mi aveva sposata perché i suoi sentimenti erano veri. Disse che aveva dimenticato i soldi, aveva dimenticato la prova. Voleva soltanto me. Poi smise di parlare, aspettò la mia risposta. Ma io non avevo parole. Il mio cuore si sentiva spezzato, mi sentivo stupida. Mi sentivo usata. Per tutto quel tempo avevo pensato di aver aiutato un uomo povero, ma lui non era povero, era ricco, stava fingendo. Aveva vissuto nella mia casa con una bugia, gli avevo dato del cibo, gli avevo dato la mia fiducia, gli avevo dato il mio amore, lo avevo sposato. E ora scoprivo che tutto era iniziato a causa di una prova per soldi e potere. Le lacrime scesero sul mio viso. Antonio si avvicinò e cercò di prendermi la mano. Io la ritirai. Non farlo, dissi. Lui sembrò ferito, ma anch'io stavo soffrendo. Forse il suo amore era vero, forse era cambiato,
ma mi aveva comunque mentito e io non potevo restare. Quella notte preparai una piccola borsa, lasciai l'appartamento, trovai un altro posto dove stare. Il mio sogno di una vita semplice con Antonio sembrava distrutto. Per molti giorni piansi. Mi sentivo sola, mi sentivo arrabbiata, mi sentivo umiliata. Antonio cercò di contattarmi, ma non mi mandò regali costosi. Non cercò di comprare il mio perdono. Sapeva che il denaro non era ciò che volevo. Invece aspettava vicino al mio posto di lavoro. A volte lo vedevo dalla finestra. Stava lì sotto la pioggia, silenzioso, paziente, triste. Sembrava quasi l'uomo che avevo incontrato alla fermata dell'autobus. Ma questa volta non stava chiedendo cibo agli sconosciuti. Stava aspettando me. Mi inviò anche delle lettere, molte lettere. In quelle lettere diceva che gli dispiaceva, diceva che avrebbe dovuto dirmi la verità, diceva che incontrarmi aveva cambiato il suo cuore, diceva che gli avevo insegnato che le persone sono più importanti del denaro. Mi raccontò anche cosa stava facendo come amministratore delegato. Creò luoghi dove le persone povere potevano ricevere del cibo, aprì rifugi caldi per chi non aveva un posto dove dormire. Creò programmi di lavoro per le persone che avevano bisogno di una seconda possibilità. Scrisse: «Sto cercando di diventare l'uomo che tu credevi che io fossi». Lessi le sue lettere molte volte. All'inizio ero ancora arrabbiata, ma lentamente qualcosa dentro di me si addolcì. Un giorno decisi di andare a vederlo. Camminai verso la strada vicino al mio posto di lavoro e lui era lì. Stava in piedi in silenzio. Non indossava un abito elegante e costoso, sembrava semplice, sembrava umile. Teneva in mano un cartello fatto a mano. Mi avvicinai e lo lessi. Sul cartello c'era scritto: «Non sto chiedendo soldi, sto chiedendo Sofia». Il mio cuore si riempì di calore. In quel momento capii, non stava chiedendo la sua azienda, non stava chiedendo i suoi soldi, stava chiedendo me. Mi stava mostrando che io contavo più di tutte le cose che possedeva. Non riuscii più a restare ferma. Corsi verso di lui. Antonio mi vide. I suoi occhi si illuminarono. Lasciò cadere il cartello e aprì le braccia. Corsi tra le sue braccia, mi strinse forte e io strinsi lui. Per la prima volta dopo molti giorni sentii di essere di nuovo a casa. La mia vita con Antonio cambiò completamente. Ora siamo di nuovo insieme. Viviamo in una bellissima casa con grandi finestre e un giardino tranquillo. Sì, ora abbiamo soldi. Ma il denaro non è la cosa più importante nella nostra vita. L'amore lo è. La fiducia lo è. L'onestà lo è. Antonio è ancora l'amministratore delegato dell'azienda di famiglia, ma usa il suo potere per aiutare le persone in difficoltà. Non ha mai dimenticato i giorni in cui non aveva nulla.
Per me non è soltanto un uomo ricco, non è soltanto l'uomo che ho incontrato alla fermata dell'autobus. È Antonio, l'uomo che amo, e insieme abbiamo ricominciato. Grazie per aver guardato tutta la storia. La storia di Sofia ci insegna una lezione semplice. La gentilezza può cambiare una vita. Sofia ha aiutato Antonio quando tutti gli altri lo ignoravano. Antonio ha commesso degli errori, ma ha anche imparato il valore dell'onestà, dell'amore e dell'aiutare gli altri. La parola italiana di oggi è gentilezza, significa kindness. Scrivi una frase semplice nei commenti usando la parola gentilezza. Per esempio, Sofia ha mostrato gentilezza verso Antonio. Oppure, la gentilezza può cambiare la vita di una persona. Dici anche, pensi che Sofia abbia fatto bene a perdonare Antonio? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Tales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.